excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buona mattinata a tutti dall'editoriale di lunedì 31 marzo del 2025. Buona settimana a tutti, come detto in chiusura di post ieri notte, anzi in realtà ci ritroveremo in diretta anche tra poco con le vostre telefonate, quindi alle 9.30 libero spazio al telefono aperto per un'ora e mezza classica lunedì dopo partita. Ma questo è l'editoriale di lunedì, come al solito ci ritorniamo per fare un pochino il punto della situazione. Dopo la sconfitta di Napoli, sconfitta l'ennesima, la nona in Serie A di questa stagione, la quinta, sesta, settima, adesso non mi ricordo neanche in generale di Consesao, comprendendo anche le 2 partite perse in Champions League. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito anche durante questa sosta che sembrava eterna e che forse un po' è un rimpianto, visto come abbiamo ricominciato, ma scherzi a parte. Grazie comunque per essere stati davvero in tanti lo stesso in queste 2 settimane di sosta. Come detto, vi terremo compagnia anche ovviamente per i prossimi mesi, anni e quant'altro, ma con qualcosa di nuovo, di speciale che vi faremo vedere tra qualche settimana. Quindi continuate a seguirci, mettere like, iscrizione, se volete abbonarvi, grazie per insomma il modo per andare avanti e lo si fa per stare tutti insieme, perché questo è in questo momento il Milan, se non appunto i suoi tifosi o poco più, visto che come ho scritto qua di fianco, almeno qui parlo per me, l'editoriale, io onestamente non riconosco più il Milan e quindi mi sembrava giusto, almeno per oggi, non appellarlo nel modo standard. Quello che scende in campo ormai da qualche mese non è più nemmeno il Milan, è l'AC Redbird / Elliott che va in campo e alterna brutte prestazioni a cattive prestazioni, a discrete prestazioni e ogni tanto buone prestazioni. Non quella di Napoli, che è l'ennesima fotocopia di una partita vista, rivista, stravista e rivista del Milan in questa stagione. Per l'ennesima volta abbiamo approcciato male, per l'ennesima volta non avevamo uno straccio di piano di gioco inizialmente da mettere contro il Napoli di Conte. Ferma, apro e chiudo parentesi, quell'Antonio Conte che il gruppo di lavoro integrato ha deciso di escludere a priori quest'estate, dopo che comunque lo stesso Conte si era proposto più di una volta. Perché? Perché per l'ennesima volta abbiamo dovuto mettere davanti gli interessi dei dirigenti rispetto a quelli di AC Milan e invece hanno fatto gli interessi di AC Redbird Elliott, perché questo è quello che hanno fatto quest'estate. Per l'ennesima volta hanno messo davanti loro al Milan, dicendo no, vabbè, non valuto Conte se può essere un buon allenatore per questa rosa, per ripartire con quella dopo quella batosta di Derby e Stella dell'Inter. Sì, buono, no, non buono, valutazione puramente tecnica, comunque di campo. No, valutazione su quello che poteva dare di fastidioso Conte, cioè ma magari ci tira la giacchetta per il mercato, anche durante il mercato aperto lo fa magari anche in pubblico, ma magari uno che pretende di vincere, ma magari uno che pretende, sì, fa l'allenatore di calcio, secondo me pretende di essere vittorioso e non pretende di essere un collaboratore di un'azienda, pure e semplice. Ma va bene, è giusto così, gli errori si pagano amaramente. Si poteva prendere anche tutt'altro allenatore, non per forza c'era Conte. No, io penso che fosse in quel momento il migliore libero su piazza, ma insomma potevi andare a prendere un altro 2, 3, 4, 5 c'erano. E va bene, ti sei ripresentato con Lopetegui e Fonseca e questo è quello che ti meriti, dopo aver tra l'altro fatto il cambio con Seisao, di questo tra poco parliamo perché soprattutto la partita di ieri è abbastanza imputabile all'allenatore che per l'ennesima volta è andato incontro a una sfida mal preparata. Ma siccome, per chiudere il discorso societario e poi andare alla partita, la fiction non conosce soste, questi attori di quarto grado che animano la fiction di AC Redbird costantemente ci fanno vivere puntata su puntata. Dopo le 3 settimane di sparizione è ricomparso come nelle telenovelas
argentine più classiche, il protagonista dopo 3 settimane ricompare sulla scena per farci sapere che è tutto a posto, va tutto bene, con Forlani è tutto ok, sono tutte menzogne, che il presente e il futuro sono con lui, con Forlani e compagni, e d'altronde hanno fatto così bene, è giusto confermarlo, mi sembra giusto, d'altronde stanno lasciando il Milan nono anzi dal settimo al nono posto per oltre un girone, mi sembra anche corretto confermare nei pieni poteri questi popò di dirigenti. E quindi è ricomparso l'attore Zlatan Ibrahimovic, che è tornato sulla scena e ci ha fatto sapere che rimarrà ancora a lungo. Siccome le parole porta via il vento, io non credo più a niente di quello che esce dalla bocca di Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, per non parlare degli altri che insomma, lasciamo perdere, per limitarci semplicemente ai dirigenti. Lo vediamo nei fatti. Ci sediamo e aspettiamo che lungo la riva del fiume chissà cosa passerà nel prossimo futuro. Aspettiamo. E detto questo, abbiamo assistito anche tra l'altro in settimana, anzi qualche giorno fa, all'ennesima fiction targata Aci Redbird Elliott con la foto di Giorgio Forlani che era a vedere la partita del figlio e non a parlare con Paratici. Adesso voi probabilmente vedete come fumo negli occhi, prendo il peggiore, che se per voi è in questo momento Marotta, probabilmente. Sì, può essere. Me ne prendo qualcun altro, invece che pensate poteva essere buono, Sartori. Pensate se per smentire una notizia Sartori mandava un selfie di se stesso. Perché questo siamo diventati. Attori. Attori in una fiction peraltro scadente, pure brutta. Attori, dove l'apparire conta e non si fa vedere quello che è se stesso, perché se dovessimo vedere realmente l'uomo e non l'attore, ci renderemmo conto che l'uomo, ovvero il dirigente, vale veramente molto poco per quello che sono le sue competenze sportive. Non sto parlando dell'uomo in generale, ci mancherebbe altro, non fraintendetemi. Parlo semplicemente delle sue capacità lavorative, sportive, che ha dimostrato di essere molto, molto limitate. E noi, giustamente, gli stiamo rinnovando la fiducia, dandogli in mano l'intero progetto del prossimo anno. Mi sembra l'idea del secolo e che nessuno dice niente. A posto. A posto così. Detto questo, la partita di Napoli mi sembra abbastanza imputabile all'allenatore, invece, che per l'ennesima volta, come ho detto poco fa, non ha preparato niente. Il Milan ha fatto tutto il primo tempo con le uniche 2 cose che ha fatto sono state quando Pavlovic nel nulla totale abbassava la testa e poi provava a fare quell'uncinata di sinistro verso il centro dell'area di rigore, così, totalmente no sense, infatti perdendo la palla 2 volte su 3. Così, questo è stato il nostro piano gara del primo tempo. Un Milan che, come al solito, è andato in campo con un approccio sbagliato, ha preso gol subito, ne ha preso un altro, è andato sotto di 2, poi dall'altra parte non c'è né il Como né il Lecce che ti fanno rientrare in partita, c'è il Napoli, che comunque in parte ti aveva fatto rientrare in partita perché è una rosa cortina, quindi Conte ora che fa i cambi ce ne vuole perché quelli che ha in panchina non sono neanche lontanamente vicini ai titolari. Il centrocampo gli è, tra virgolette, morto in mano, tra McTominay fuori, Anghissà dopo un'ora, e Lobotka pure, Neres era bollito e quindi a un certo punto il Napoli ha finito completamente la benzina e il Milan è riuscito a fare soprattutto gli ultimi 20-25 minuti in quel fantastico gioco del calcio che ci riesce meglio, ovvero spalmati su 70-80 metri, dove non esiste più il centrocampo, perché per fortuna nostra a quel punto i 2 centrocampo non ci sono più, e quindi si va da una parte e dall'altra, da una parte all'altra, e da tua parte hai più energie perché hai fatto i cambi, più qualità perché hai messo più attaccanti e quindi hai creato di più. Ma il Milan, come al suo solito, il nostro bel piano gara è durato 2 settimane, anzi a questo punto 3 mesi pieni, non si vede lo straccio di miglioramento dal punto di vista del gioco, che vuol dire tutto, vuol dire niente questa frase, ma vuol dire che il Milan non è assolutamente migliorato se non quando è in palla Pulisic, è in palla Reinders o in palla Leao, o in questi 3 mesi quelle 2 volte forse che è stato in palla Teo Hernandez. Vive sulle accelerazioni dei singoli, quando li vanno, quando sono in giornata, quando si allineano i pianeti e quindi sono nella partita in cui possono fare qualcosa. Questo è il Milan da 3 mesi. E mi dispiace leggere e sentire le ennesime scuse di questo allenatore,
che prima se l'è presa coi giocatori, poi se l'è presa con l'arbitro, poi se l'è presa con la fortuna e la sfortuna addirittura. Siamo arrivati a questo. Poi se l'era presa anche con chi? Oggi se l'è presa con le malattie, giustamente, quelle di Loftus-Cheek e di Ciao. Ormai siamo arrivati, adesso non me ne voglio il buon Walter Mazzarri, ma non siamo troppo lontani dalle scuse mazzariane che circolano sui social, perché anche questo siamo diventati. Conceição sa perfettamente che è a meno 10, compresa la Coppa Italia, meno 11 se dovesse arrivare in finale di Coppa Italia da essere mandato via. Lo sa probabilmente quasi già da quando ha firmato il contratto, un contratto che un allenatore forse classico non avrebbe neanche accettato, cioè quello di fare 6 mesi con la possibilità che invece che di andare avanti la squadra decida dopo 6 mesi di toglierti dalla panchina, tant'è che Sarri infatti ha detto arrivederci e baci, perché nell'ambiente si sa com'è l'ambiente tossico di AC Milan, che ripeto per l'ennesima volta, è tossico per colpa di AC Milan. L'ambiente tossico è colpa di AC Milan. L'ambiente tossico è colpa di AC Milan. È inutile che cercate chi dovere di distogliere l'attenzione buttandola a noi o ai tifosi o a un altro collega o a qualsiasi altro passante che passa fuori da casa Milan. Le colpe di AC Milan sono di AC Milan. Questo schifo di stagione è colpa di AC Milan. Le divisioni tra i tifosi, le divisioni che portano malessere all'interno di Milanello, tra i giocatori, l'allenatore, quello che volete, tutta questa tossicità è colpa di AC Milan, di chi lo possiede, di chi lo dirige. Niente, neanche un 1% in più è colpa di qualcun altro. E ancora una volta, se non lo si sottolinea, si fa il male del Milan. Non lo si protegge il Milan. Se non si sottolinea che il male del Milan è il Milan stesso in questo momento e le persone che fanno il Milan. Non si fa il bene del Milan, mi dispiace, non è così. E dopo 9 mesi, più i 12 precedenti, forse sarebbe ora di capirlo, di aprire questi benedetti occhietti e di capire che il male del Milan è AC Milan, o meglio, il male del Milan è AC Redbird Elliott, perché questo è in questo momento. Ma torniamo un secondo al mister, che ha perso un po', calma non ce l'ha mai avuta, insomma, un allenatore che arriva a fare quasi testa a testa con un giocatore dentro il campo di gioco, per quanto mi riguarda era fuori già da quel momento, ma questo forse è un'esagerazione mia. Al di là di questo, un allenatore che è uscito dalla Champions League, prima con la Dinamo Zagabria e poi con le riserve del Feyenoord, in campionato è riuscito a peggiorare la situazione perché ha ereditato una squadra settima, ottava e la sta portando adesso a essere nona da 2 o 3 turni. A livello di gioco è niente, a livello di compattezza di squadra, prendere gol o non gol è niente, a livello di approccio è niente, a livello fisico è tanto quanto. Non ha portato niente e quindi come niente probabilmente andrà via tra qualche partita. Siccome il Milan è niente in questo momento, è inutile cercare di fare i professori o i fenomeni escludendo uno, provando a fare cambi, eccetera, eccetera. Giocano i migliori. Semplice, le cose molto più basiche del calcio. Non siamo nel momento, al 31 gennaio, di fare i fenomeni. Si gioca nella maniera più semplice possibile, mettendo dentro Mike Maignan, mettendo dentro Pulisic, Reinders e Rafael Leao. Più altri, cosa sono? 7. Più altri 7. Basta. Fare esperimenti e lasciare fuori Leao che aveva un problemino alla coscia, poi ovviamente, siccome non lo può dire fino in fondo, dice l'ho preparato lo stesso perché in realtà avrebbe giocato Joao Felix. Joao Felix che non ne ha più di testa, ma è palese da 1 mese e mezzo quasi che Joao Felix non ne ha più di testa. Dopo i primi 20 giorni che è andato giù, da quando più o meno il Milan ha perso la Champions League uscendo dal Feyenoord, che è staccato da tutto, probabilmente più prima con la testa e poi con le gambe e i piedi. È un giocatore difficilmente su cui fare affidamento, peraltro tra 10 partite se ne va. Ma
cosa te ne fai farlo giocare Joao Felix in questo momento? Fatti aiutare da chi magari nel caso deve restare, non da chi se ne deve andare. Per non parlare degli altri giocatori, insomma, mi avete visto ogni tanto tirare qualche giudizio negativo a Pavlovic e purtroppo lo devo confermare. Pavlovic, come ha detto il mister, è un buonissimo braccetto, è un buonissimo marcatore a uomo, cioè uno che magari ha il riferimento dell'uomo e tira dritto, nel senso che ti aggredisce, appena devi ragionare un attimo sulla linea, quando c'è una squadra soprattutto di livello che ti fa muovere la linea, va in difficoltà come è andato oggi. Teo lo stiamo vedendo anche sarà al 50% di tutto, è un buon giocatore, poi è ovvio che è andato incontro a una stagione senza scuse, perché la stagione di Teo è senza scuse, ma le stagioni dei giocatori di quest'anno vanno molto ben analizzate, perché il rischio grosso è quello di farsi prendere la mano da via, quello lì ha giocato male, si è atteggiato male, via, non cercando di capire che magari si può o capire il perché hanno giocato male o comunque recuperare determinato tipo di giocatori, perché ce lo sta facendo vedere il Napoli di Conte quest'anno, cosa vuol dire recuperare i giocatori che erano persi l'anno scorso. Ma siccome anche in questo caso non è giusto fare di ogni erba un fascio, bisogna fare un'attentissima valutazione dei giocatori quest'anno e spero che la possa fare nel caso una persona terza, uno che venga da fuori e che possa aver potere. Paratici o non Paratici? Probabilmente sì, sarà lui il direttore sportivo del Milan, al netto della decisione del GUP che tra 15 giorni ci dice se Paratici va al processo per i risvolti penali dell'inchiesta Prisma. Se volete un mio pensiero, lo sapete già probabilmente, io non l'avrei preso neanche dipinto un dirigente come Paratici per quello che ha fatto la Juve sia sul campo che fuori dal campo, sia sul campo che fuori dal campo, perché non è stato bravo né da una parte né dall'altra. E mi dispiace perché l'AC Milan dopo 2 stagioni del genere prova a rilanciarsi prendendo il migliore su piazza subito, chi poteva essere Berta, ma dovevi dargli potere, e siccome i nostri il potere non lo vogliono lasciare, la cadrega, come si dice a Milano, non la vogliono lasciare, Berta è andato, Sartori è andato, ha rinnovato col Bologna, e quindi ci ritroviamo a cercare i meno peggio, quelli che magari si devono rilanciare, ma uno straniero, uno che non sappiamo nemmeno chi sia, forse torna in auge Moncada, peggio mi sento, perché Moncada negli ultimi 2 anni l'abbiamo visto cos'è prendere le decisioni, Geoffrey, cos'è prendere le decisioni e non dire all'orecchio dell'amico io avevo proposto Tizio, io ho proposto Caio, e invece quando c'è stato da prendere le decisioni cosa siamo andati incontro, difficile fare il direttore sportivo, non si pensava forse, e invece è così. Cari miei, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo come detto tra poco per Chiamina delle 9:30 con le vostre telefonate. Ci saremo io ed Harry. Grazie a tutti e a presto. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio.